Bene ragazzi, le migliori 10 fragranze per quest'estate 2024. Finalmente ritornati in formato orizzontale. Fatemi sapere se vi piace il nuovo set, scrivetelo nei commenti. Se non vi piace, scrivetelo ugualmente nei commenti. Però se vi piace lasciate anche un like, così siamo a posto. Ho più di 10 fragranze qui dietro di me perché farò qualche menzione speciale. Ovviamente sono tutte fragranze che almeno ve le devo menzionare. E poi ovviamente iniziamo con la super top dei migliori 10 perché quest'anno la sfida è stata davvero incredibile. Fuori dalla lista, ma comunque un gran profumo, Mango Magnificent di Unique Luxury. Tutte le recensioni delle fragranze le trovate sul mio canale Instagram, ok? Che lì mi sto dedicando come un pazzo, perché? E stiamo crescendo, anche grazie a voi, davvero. Sono partito con un canale veramente ridotto ai minimi termini, avevamo 7.000 follower, adesso ne contiamo quasi 40.000. Grazie, grazie, grazie. Su TikTok più di 110.000, però qui anche su YouTube ragazzi siamo scarsi, quindi tutto dipende da te. Se vuoi più contenuti, dammi la motivazione per poter creare, per poter darti più contenuti anche su questa piattaforma. Intanto il format estivo, ovviamente l'anno scorso una top 50 incredibile, quest'anno una top 10 ma con menzioni speciali. La prima Mango Magnificent, seconda menzione speciale per Icon di Kajal. Fragranza bellissima, cioè stupenda. Però quello che ho riscontrato è che la gente quando te la sente addosso non è così propensa a darti il complimento, magari glielo devi proprio chiedere cosa ne pensi del profumo e ti dicono buono, il profumo mi piace, buono, ecco, però non è qualcosa che suscita spontaneamente una reazione, almeno è quello che ho potuto notare di questa fragranza, che per me rimane comunque un profumone della Madonna, pazzesco. Ovviamente anche di Icon abbiamo le recensioni, siamo stati tra i primi a farvi conoscere questa fragranza ad Exans 2024 e poi andiamo avanti. Un'altra menzione speciale, però ne abbiamo una in classifica, è per Vibrant Venice di Viage Fragrances. Che profumo straordinario! Allora, la fragranza agrumata per eccellenza, quella buona, quella che sa di profumo, quella che piace un po' alla Louis Vuitton Imagination, ok? Non è una copia assolutamente, però ecco, di questo stile di fragranze li metterei nella stessa categoria. Fragranzone spettacolare, Vibrant Venice di Viage. E poi ancora un'altra fragranza, perché o mettevo lei o mettevo l'altra, quindi purtroppo fuori dalla classifica Maïna di Parfums del Mar, ma è un profumo ragazzi eccezionale. Se l'ho lasciato fuori, e io vi sono sincero, è solo perché è una fragranza ancora nuova, che non è disponibile in tutti gli store, non è facile da trovare ancora, ma sta arrivando piano piano in Italia, gli store si stanno affezionando a questo prodotto che è davvero strepitoso. Maïna per me è una fragranza che mi dà tantissime soddisfazioni perché quando la metti piace, ecco qui magari questa è una fragranza che rispetto alla Eye Candy Kajal ad esempio, qui invece la reazione del pubblico è spontanea, capito? Quindi quella spontaneità fa sì che questa fragranza per me risulti, non dico migliore, però ecco a livello complimenti sì, diciamo che ha una marcia in più. E poi un'altra di quelle fragranze strepitose ragazzi, questa è veramente strepitosa, questa è Silk Road di Begim, un brand che ancora in Italia non è riuscito ad entrare, stiamo cercando di portarlo, stiamo registrando le fragranze, però ragazzi c'è il Prada L'Homme di nicchia, quello che ti dura tutto il giorno, quello più corposo, leggermente più denso del Prada L'Homme, però ragazzi è davvero stupendo questo profumo, cioè anche qui le sensazioni sono fantastiche, il complimento, la sensazione di comfort, è qualcosa di eccezionale. Anche qui abbiamo recensione, potete sempre vedere sul mio canale Instagram, ragazza strepitosa. E poi un'altra che rimane purtroppo fuori dalla lista, ma è un profumone che voi sapete, ne ho già parlato 1000 volte, Oltremare di Bois 1920. Io penso che sia
una delle fragranze marine più belle che ci sia sul mercato. Dici Rico, me la lasci fuori? Ma per il semplice motivo che questa è una fragranza che non è per tutti. Io lo so che questa è una fragranza che non è per tutti, perché quando vai in profumeria e tu la senti magari su la Moyette, dici sì, però perché c'ha quel punto particolare, ecco, quel punto che a volte molti di voi mi hanno scritto che non è andato a genio, ok? Però per me la qualità delle materie prime che abbiamo qui dentro è straordinaria. Però ragazzi, cioè, il profumo è pazzesco, fuori per un pelo, ma solo perché magari ne abbiamo già parlato, magari già la conoscete, però rimane comunque sempre un grandissimo profumo. Anche qui i complimenti arrivano spontaneamente. Fantastica, mi dispiace, ma sono 10 posti, raga, cioè non ci possiamo fare niente. Bene, allora si inizia, mi raccomando, siediti, tranquillo, fumati una sigaretta, beviti un caffè, beviti una bevanda, fatti qualcosa di fresco perché adesso ci si rinfresca con le 10 migliori fragranze per quest'estate 2024. Cioè, sono un po' agitatino perché alla numero 10 una delle mie strafavorite di quest'anno, Take Me Back to Marrakesh. Dici Rico al 10°, ma è davvero ragazzi è difficile, quando si fanno le classifiche è perché davvero devi andare con un grado di gradimento alto, devi andare con un'esperienza personale di un certo tipo, e siccome comunque di esperienza personale con questa fragranza ce n'ho, ma meno rispetto a tutti gli altri, comunque ragazzi, cioè, qui è l'odore di Marrakesh imbottigliato e fatto nella maniera più lussuosa possibile e inimmaginabile. Speziato fresco, incredibile, brillante, eccezionale davvero. Questa è una grandissima fragranza, naso Christian Carbonell, fammi prendere il tappo, ma pensa a te pure il tappo ragazzi. Che ti devo dire? Comunque sei dentro, bellissima fragranza. Andiamo avanti. Come me duele il corazón, come me duele il corazón. White Pearl di To. Fragranza eccezionale che mi ha conquistato questo Xans 2024, ce l'ho segnato con questa fragranza perché è una fragranza davvero marina, innovativa, con questo odore di perlato, ecco, un odore perlato. Se prima non avevamo il concetto di perlato, adesso ce l'abbiamo grazie a questa fragranza. Questa sa proprio di perle, sa proprio di perle non appena apri l'ostrica, capito? Però un marino fantastico, brillante, aromatico, stupenda sta fragranza. Rico, la numero 9. E raga, come devo fare? Come devo fare? Bellissima, davvero incredibile. Ve la consiglio vivamente, almeno di andarla a sentire, poi quando fate l'esperienza ovviamente che la indossate, poi lì poi cambia tutto il game, davvero incredibile. Prezzo un po' altino per gli ml che offrono, però è l'unico intoppo diciamo che ho trovato in questa fragranza per finire alla numero 9. Andiamo avanti, la cosa si fa... Oh my god, pesantuccia, pesantuccia. Allora, numero 8. Magnetic Monaco. Allora sapete è scoppiata questa fragranza, è scoppiata, vi ho già presentato prima Vibrant Venice di Viage Fragrances, ma Magnetic Monaco resta ancora una di quelle fragranze che quando la indossi sai che hai una scia che arriva prima di te, prima arriva il profumo e poi arrivi tu. Davvero impressionante, un odore un po' graffiante, un odore è un ibrido tra un talcato e un agrumato legnoso graffiante. Ecco, se proprio ve lo devo spiegare in parole povere, un profumo che ha una performance ottima, ma la cosa che è più sorprendente di questo profumo, la scia. La scia è incredibile, arriva prima di te il profumo, ti chiedono, vogliono sapere, dammi il sito, dammi il nome del profumo, lo voglio comprare, e se lo sono già comprati in tanti. I vostri feedback sono stati sensazionali. Su Instagram un giorno mi avete proprio intasato i messaggi. Tutto grazie a Magnetic Monaco, fragranza straordinaria. Numero 8. Bene,
Numero 7, numero 7, numero 7, numero 7. Ai ai ai. Fragranza che è arrivata da poco, Amor Brut di Len, ve l'ho anche presentata su Instagram. Che buono questo profumo. Allora, qui è davvero, se uno vuole la fragranza agrumata per eccellenza, con un tocco salino, un tocco cuoiato, un tocco leggermente floreale, ma di un buono, tutto insieme. Fantastico, cioè è una fragranza che flotta nell'aria, non ha chissà quanta proiezione, ma comunque continua a flotteare di fronte a te per ore, per 2 o 3 ore di fila, e quindi qualsiasi persona si avvicina, bam, la acchiappi. È una rete sta fragranza, davvero incredibile. Mi piace molto la boccia, Ex de Parfum, un'edizione limitata. Che vi devo dire di più? Cioè, è una fragranza che se la indossi per essere unico, hai centrato in pieno, perché, cioè, voglio dire, ancora non ce l'ha quasi nessuno, soprattutto in Italia, sono il primo che ve la presenta, quindi ragazzi, date un occhio anche ad Amor Brut di Len Fragrances, ma a tutto il brand che ha delle perle nascoste. Oh my god, oh my god. Numero 7, Amor Brut. Andiamo avanti, numero 6. Si fa veramente dura la situazione. Oud Coconut di Daracaro Dubai. Mamma mia ragazzi, cioè, questo è un cocco realistico, un cocco un po' più intenso, un cocco abbinato ad un oud pulito, quindi nessun oud stallatico, nessuna parte cuoio a cavallo, a tutte queste cose qua, no, assolutamente no. Pulito, con questa parte di cocco intensa, super elegante, ecco, super elegante è la parola giusta di questa fragranza. Piace, a me piace un botto ragazzi, cioè, ve ne ho parlato anche abbastanza sull'altro social. È fantastica, cioè questo è il cocco buono, è il cocco buono. Ho un'altra fragranza al cocco sempre in lista, rimani ancora qui perché lì diciamo che siamo ad un livello diverso, ma non in quanto a qualità, perché la qualità delle materie prime di Daracaro è top level, ma in quanto a composizione perché è leggermente più estiva, un po' più acquatica, un po' più marina, ok? Invece questa è una fragranza un po' più lineare, una fragranza che va bene indossarla d'estate, va bene indossarla magari nelle serate estive, non proprio di giorno, ma comunque ragazzi l'aroma è straordinario, davvero incredibile. Oud Coconut. Al quinto posto, fragranza incredibile, Summer Hammer di Lorenzo Pazzaglia. Voi sapete quanto sono stato fan di questa fragranza, abbiamo anche vinto il premio come fragranza rivelazione al Parfum Awards di Madrid, ci sono tutti i video, ovviamente se vai su Instagram li trovi. Dai, Summer Hammer, fantastica, questa pina colada, la pina colada più buona fatta a profumo che c'è sul mercato. Il feeling estivo qui è elevato alla massima potenza, lo sapete, cioè non ve lo devo ridire ancora una volta. Una fragranza con un pugno in faccia quando la spray, perché è di una densità e di una potenza. Stiamo parlando di estratti al 40%, sapete benissimo, quando comprate un Lorenzo Pazzaglia sapete che state comprando qualità, state comprando potenza, state comprando complimenti, state comprando un indice altissimo di gradimento del pubblico. Summer Hammer di Lorenzo Pazzaglia. Bene. The Mariner's Rhyme di Francesca Bianchi. Allora, questa fragranza si è giocata al primo posto veramente per un paio di settimane, per un paio di settimane l'ho messa al primo posto nella mia lista che io stilo sempre con la mia penna stilografica, il mio quaderno, e se la stava giocando con la fragranza che poi vincerà questa classifica. Perché adesso è scesa al quarto posto? Perché o vinci oppure magari c'è qualcun altro che per qualche altra caratteristica ovviamente ti passa su. Fragranza straordinaria, un successo
mondiale, anche questa, come la Summer Hammer, cioè ne stanno parlando tutti, e questo è orgoglio italiano, ragazzi. Parliamo di Lorenzo Pazzaglia, di Francesca Bianchi, straordinari nasi. Qui cosa succede? Che questa fragranza, con l'andare del tempo, quando la indossi, inizia ad amarla, inizia a diventare una droga, inizia a diventare una fragranza di cui tu hai bisogno di questo profumo, cioè lo vai a cercare tra le mille altre fragranze, lo vai a cercare, lo vuoi indossare, perché la sensazione è unica, è diversa e ti dà, nonostante sia una fragranza marina differente, ti dà un tocco cremoso che non ve lo so spiegare, ma è un tocco cremoso che è lì che sta la magia di questo profumo. È lì, quando ti sentono questo tocco cremoso, che lì escono i denti le persone, lì dicono dammi il nome del profumo, cioè questo cioè esigono, capito? Esigono. E quando noti questa caratteristica, questo modo di fare delle persone, quando esigono il nome, esigono il sito internet dove se lo devono comprare, lì rimani un attimino sbalordito e dici ok, avevo ragione, questo doveva essere un grande profumo, è un grande profumo, è una di quelle fragranze che nei prossimi anni sarà sempre al top delle classifiche, perché eguagliare un risultato del genere, una composizione del genere, credo che sarà difficilissimo in futuro. Profumo straordinario, anche di questo abbiamo la recensione, vi invito ad andarla a guardare. Stupendo. Rico, come mai al quarto posto? Per il semplice motivo che non ve lo dirò mai, ve lo dirò la prossima volta. Ragazzi, non è che vi posso svelare tutto di me, un po', piano piano, a poco. Quando arriviamo a 100.000 iscrizioni magari sul canale, vi svelerò un po' di più, quindi condividete il video, passalo, dice ma Rico, così pochi iscritti, cioè uno che ne sa, allora dai, muoviti. Avevo preso quello sbagliato. Terzo posto, vibrato di sospiro. Allora, qui stiamo parlando della fragranza con la proiezione più importante, con la proiezione, con la scia più bestia che ho nella mia collezione. E per essere una fragranza estiva, fresca, agrumata, vi posso dire che è una bomba allucinante, cioè vibrato di sospiro. È quella fragranza che uno dice è la copia di Tigar di Bulgari, è la copia di quell'altro non so che, è la copia di quell'altro non so che. Ragazzi, no, perché quando la conosci realmente, quando conosci come si comporta, come evolve sul pelle, capisci che qui c'è la differenza. Qui c'è la differenza in un aroma leggermente più spinoso, più pungente, un aroma che arriva anche a 4 metri lontano da te. È incredibile questa fragranza, e vi posso assicurare che ogni volta che muovi il collo, se ce l'hai 4 spruzzi, 2 sopra e 2 sotto, qui stai bene tutto il giorno, e ogni volta che muovi il collo arriva una botta di profumo a qualcuno che sta nel tuo vicinato. Non so se si dice vicinato, ma nel tuo intorno, ok? Fragranza fenomenale, fragranza che non devi pensare, cioè questa è la fragranza che non ci devi pensare, se la spruzzi sai che hai il top del top delle performance, sai che piacerà a tutti, sai che riceverai il complimento, sai che sarai attraente, sarai fresco e profumato come una canaglia. Questo è un profumo canaglia, raga. Non è cicomalo, ma è canaglia sto profumo. Vibrato di sospiro, spettacolo. Bene, numero 2, numero 2, oh madre. Sulle Nuage di The Gate. Allora, lo yuzu più bello che c'è nel mondo dei profumi di nicchia, lo yuzu più brillante, con questo tratto legnoso, cremoso, aromatico al massimo. Ragazzi, questo è un profumo che io ve l'ho detto anche nelle altre recensioni, è un profumo che indosserei tutti i giorni. Ecco, questa è una fragranza firma, magari questa è più fragranza firma del day by day, cioè se io non
non fossi stato un recensore di fragranze, se non mi occupassi di fragranze, magari ad oggi, se dovessi indossare un profumo tutti i giorni, indosserei sulle Nuage, perché so che è unico, so che quando arrivi piace, so che quando sei in un posto te la sentono, bam, vieni completamente risucchiato in un vortice. E questo è un profumo che fa questo, e fidatevi che lo fa. Quando te lo sentono, li risucchi le persone, sono lì che poi cadono, ok? Sulle Nuage, stupendo, davvero, profumo incredibile. Mamma mia, cioè, questo è che ti devi fare la doccia tutti i giorni per essere in un super comfort, veramente eccezionale. E poi ragazzi, fragranza numero 1, quasi terminata, Yaringa di Parfums del Mar. E ci dico, Parfums del Mar, tu ne parli, ti paga, ti dai i soldi, nemmeno un centesimo, che io da questi brand non prendo manco una lira. Ma quello che vi devo dire è che questo è un profumo realmente straordinario. Un'altra creazione di Christian Carbonell, uno dei miei nasi preferiti, Chris Morris in arte, ragazzi, è straordinario. Allora, anche qui abbiamo, sai perché vince questa fragranza che poi se l'è giocata con Mariner's Rhyme? Dai, ve lo dico perché se no, visto che sei arrivato alla fine, io ti do il premio, ti do il biscottino. Vince solo ed esclusivamente per il semplice fatto che come grado di gradimento del pubblico, ok? Ovviamente Yaringa è molto, ma molto più alto, perché per quanto questa fragranza è fantastica, questa qui è straordinaria, perché questa qui ti fa ricevere più complimenti, te la chiedono, piace, è di un facile utilizzo davvero che la possono utilizzare tutti, ecco, copre un range di età dai 0 ai 99 anni, cioè è davvero straordinaria. Unisex tra l'altro, cioè non è, qua stiamo parlando che quasi tutte le fragranze sono unisex, magari un po' più maschile la sulle Nuage, un po' più maschile la Vibrato, se vogliamo, un po' più maschile la Magnetic Monaco, ok? Ma tutto il resto è super unisex, però ragazzi qui è un altro livello. Ecco, vi dicevo, il cocco, qui abbiamo un cocco estremo, corposo, super denso, qui invece abbiamo un cocco acquatico, marino, aromatico, con un'altra serie di note, una fragranza che si fa notare, è morbida, è elegantissima. Quando arrivi con questa qui, a parte è super versatile perché la potresti mettere in qualsiasi occasione, dal matrimonio fino ad andare a comprare il pane la mattina, cioè è sensazionale questo profumo, cioè, e io ho centinaia di profumi, ho perso il conto, comunque siamo più di 1000, e questa qui è quella fragranza che tu dici ok, 3 sprayate, 4 sprayate, sei a posto e vai dove devi andare perché sei sicuro, sei perfetto, sei preciso, non lo so, ti guardano anche con un occhio un po' particolare perché comunque la fragranza c'è una bella proiezione, qui arriviamo anche a 3 metri di proiezione, se c'è un filo di brezza marina magari è successo, vabbè, qui non ho il mare in Svizzera, e quindi ero lì al lago tranquillo e mi si avvicina una ragazza che era a 3 metri con l'asciugamano, arriva con questo libro, una sigaretta e dice mi fai accendere? La faccio accendere, dice scusa ti posso dire una cosa, il tuo profumo si sente fino a dove sto io lì in fondo, e io dico ah ok perfetto, ha detto ma scusa ma qual è che glielo voglio comprare al mio ragazzo? Questo non è il solito raccontino studiato, no ragazzi, ve lo giuro su Dio, non mi devo muovere più di qua, è successo, è così, è incredibile. E gli ho detto, Yaringa di Parfums del Mar. Ma non mi dire che profumo è, non lo conosco. Ragazzi, è un profumo svizzero, che gli svizzeri iniziano a fare le cose per bene, anche nel mondo dei profumi. Sensazionale, ragazzi, questo è un profumo eccezionale. Chi lo sente, chi se lo compra, chi mi scrive e dice Rico ma che cosa mi hai fatto scoprire, Rico che cosa mi hai fatto fare, cioè, che poi c'è un altro profumetto che hanno copiato a Yaringa, dice Rico ma queste cose non si dicono, oh raga, io vi devo dire la verità, Coco Easter di quel brand là, come si chiama? Salum, di Salum, è una copia bella e buona di Yaringa, però ovviamente qui
la qualità al top dello stratop e del top, ok? Quindi se volete il profumo straordinario, profumo numero 1 in assoluto per quest'estate 2024, vi consiglio Yaringa di Parfums del Mar. Ovviamente tutti gli altri sono super validi, scegliete quello che fa più al caso vostro, scegliete anche il profumo che fa per le vostre tasche, perché qui abbiamo una serie di profumi che comunque oscillano tra i 100, 120 fino ovviamente ai 250 euro. Quindi in base alle vostre possibilità avete comunque una serie di fragranze eccezionali. No, però mi sa che Mango Magnificent, mi sa che è quello che costa più di tutti in assoluto, siamo quasi ai 300 euro comunque. Ragazzi, bene, ci vediamo al prossimo video, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, qual è la vostra fragranza favorita di questo 2024, se qualcuno ha comprato Yaringa, se qualcuno ha una di queste fragranze che vi ho presentato oggi, fatemi sapere nei commenti, ci confrontiamo, sapete che vi rispondo. Vamos!